Vediamo come realizzare una, una cupola, l'impalcatura in legno di una cupola. Come prima cosa dobbiamo realizzare la parte 2D, quindi io creo un cerchio, digito 0, invio e do un raggio per esempio di 6 metri. Creo una linea orizzontale e con il comando di offset diciamo che queste travi devono essere di 10 cm, quindi 0.05, invio e faccio un offset di 0,5 di qua, un offset di 0,5 dall'altra parte. Cancello, anzi prima di cancellare la linea centrale, seleziono con Shift entrambe le linee, vado sulla serie polare, digito il centro e come numero di elementi do un numero pari a 10. Creo gli elementi interni, quindi faccio un cerchio partente sempre dal centro con un raggio di 2 metri e un altro cerchio con un raggio di 4 metri. Sempre con il comando offset, quindi che prendo da qui, imposto 0.10 e faccio una serie di offset, quindi 1, 2 e 3, ottenendo questo risultato. Nel frattempo, diciamo, mi porto avanti, quindi tutti questi li ho inseriti nel livello predefinito, rendo attivo il livello 1 e con il comando booleana su curve seleziono tutti questi elementi, premo invio e faccio un clic all'interno di tutte le aree interne alle varie travi. Premo invio e sposto esternamente e poi con CTRL Z ritorno nuovamente sullo stato iniziale per verificare che sia tutto ok. Adesso mi sposto in una vista frontale, creo una linea che parte qui dal centro, inserisco l'orto e do un'altezza di 3 metri e 50. Diciamo queste misure mi sono state date da chi mi ha chiesto come realizzare questa, questa struttura. Vado su un arco per 3 punti e digito su questo punto, quest'altro punto e questo punto qui superiore. Con il comando trunca, tronco una delle due parti, mi sposto nella vista davanti e sempre con il comando offset, sempre con la misura di 0.5, creo lo spessore della trave. Con il taglia vado a tagliare questi elementi e aggiungo qui una linea verticale, seleziono questi elementi e vado ad unire il tutto e in basso vado a creare una linea orizzontale che unisco con il resto. Da questa vista, dal pannello delle superfici, scelgo rivoluzione, seleziono questo elemento e clicco su un punto e un altro punto e do invio 2 volte per andare a creare, diciamo, la cupola. La seleziono e la sposto nel livello 2. Intanto nascondo il livello 1
in modo tale da avere qui tutte le curve che riguardano il livello 2, quindi le curve che avevo creato, che erano gli spazi vuoti tra le varie travi. Le seleziono tutte e dagli strumenti dei solidi scelgo rivoluzione e do un'altezza, diciamo, a piacere. Quindi dalla vista ombreggiata questo è il risultato. Vedo che ho dimenticato uno di questi elementi, non è un problema, lo seleziono e vado ancora con estrusione e vado a estrudere fino a questa parte superiore. A questo punto vado negli strumenti dei solidi e faccio una differenza booleana tra la cupola, invio, e tutti questi elementi che prendo con una selezione rettangolare. In cancella input mi accerto che sia scritto sì e confermo con invio, ponendomi in vista ombreggiata. Questo è il risultato. Quindi ottengo un unico elemento 3D andando ad unire tutte queste parti.